Come state? Come state? Spero bene. Mi raccomando, prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi qui sotto, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Questa è una registrazione che ho fatto in diretta live su l'altro social network. Trovate tutte le informazioni direttamente sul mio sito internet, ovviamente all'interno della pagina principale del mio profilo, della mia pagina, del mio canale di YouTube. Trovate sotto il mio nome, trovate il collegamento al quale poi collegarvi, ok? Bene, ovviamente è una registrazione di una diretta live. Volevo rispondere a una domanda che ho ricevuto su YouTube di una persona che mi chiedeva appunto informazioni per quanto riguarda l'ISEE e la DSU, perché sono cambiate alcune cosine, alcune regole. Alcuni di voi magari le sanno già, altri no, però ho preferito rispondere con un video, almeno così facciamo prima tutti quanti. A partire dal 3 di aprile sono entrate in vigore le novità. È ok. Allora, vediamo un attimino che cosa è successo. Che cosa è successo? Dice, vabbè, per rispondere siamo andati sul sito internet dell'INPS ufficiale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, bla bla bla, è entrato in vigore il 5 di marzo 2025. Ha portato significative modifiche relative alle modalità di determinazione e ai campi dell'applicazione dell'ISEE, indicatore di situazione economica. Quindi, tra cui troviamo, sono diciamo tre. Prendete carta e penna e scrivetevele. Primo, l'esclusione dai redditi ai fini ISEE di trattamenti previdenziali e assistenziali per persone con disabilità. Primo, forse questa è la più importante. Secondo, l'introduzione di una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo familiare con disabilità. Questa qua è una novità, ok? L'introduzione della dichiarazione sostitutiva unica DSU precompilata. Diciamo che tanto novità più o meno questa non è, perché già stavano spingendo con la DSU precompilata, quindi già è una cosa che già, diciamo, novità non è tanto questa, però la cosa bella è che questo discorso della precompilata che cosa fa? Fa in modo di consentire alla persona che utilizza la DSU precompilata di acquisire, quindi di trovarsi praticamente già precaricati automaticamente tutti i dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Questa è una novità, questa è una novità. Poi l'altra cosa è, dice, il periodo di validità della DSU è stato esteso fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione. Tanto sta che appunto tantissime volte vi dicevo attenzione, attenzione, questo poi ne parleremo meglio anche a novembre di questo fatto. Fate attenzione, preparate già tutta la documentazione perché poi a dicembre scade, 31 dicembre scade tutto e poi entro il 31 di gennaio bisogna rinnovare per continuare a prendere sussidi, bonus, sostegni e quant'altro, ok? Ma di questa cosa qua poi ne parleremo meglio poi verso diciamo da metà novembre in avanti. Ok. L'altra cosa interessante è questa qua. Una delle novità più importanti è l'esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postali e dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dal patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, ok? Quindi bisogna tenere conto questo. Fino a 50.000 euro per nucleo familiare, attenzione!
Poi va avanti e dice tutti i dettagli sulle novità relative al nuovo regolamento ISEE sono disponibili nella circolare dell'INPS del 3 di aprile. Ecco, per quanto riguarda questa circolare qui, poi se mi ricordo ve la lascio poi nella descrizione del video che trovate poi qui sotto, quindi voi aprite la descrizione del video e poi appunto trovate il collegamento a questa circolare, ok? Importantissimo perché vabbè ci sono le istruzioni per compilare la DSU e quant'altro. Tra l'altro, prima che mi dimentico, ecco, sempre nella descrizione del video trovate anche il collegamento al mio sito dal quale poi si parte per avere aggiornamenti e quant'altro. Siccome che sto cambiando un po' di situazioni all'interno del canale YouTube, ecco io vi consiglio di rimanere aggiornati andando a controllare sempre gli aggiornamenti che metto all'interno del sito, perché se volete potete seguirmi sia su TikTok che su Instagram, è molto importante anche perché la maggior parte delle dirette live le faccio su TikTok e poi le repliche le trovate su YouTube, quindi sono tutte repliche, quelle che vedete, queste qua sono repliche delle dirette live che sono registrazioni che faccio su TikTok, ok? Quindi è molto importante rimanere collegati e quant'altro. Per altri aggiornamenti, come sempre, potete scrivere nei commenti, io i commenti ve li leggo tutti e quando posso vi rispondo direttamente. Poi, sempre all'interno del sito internet, trovate anche la possibilità di mettervi in contatto diretto con me. Quindi se volete scrivermi, come vi ho detto, basta che andate nella pagina principale del mio canale YouTube, cliccate sotto il mio nome, c'è un collegamento, cliccate lì, andando sul sito mi potete scrivere direttamente. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!